Ciao a tutti e bentornati a Majan Lichten, l'unico corso che ti farà esclamare Aposimenno Cad Dardrato. Oggi ci occuperemo di nuovo dei verbi, affronteremo il tema dei verbi composti e capiremo il perché in monellico non esistano verbi modali. Ma andiamo con ordine. Ciao! Kai! I verbi composti si formano con un verbo base e con un prefisso che si stacca da esso quando il verbo viene coniugato, posizionandosi dopo di esso. Questo prefisso può essere una posposizione, un nome, un verbo di cui si usa solo il tema del presente o in generale una particella. Prefisso e verbo base restano attaccati solo all'infinito, al participio, al gerundivo e nella costruzione degli aggettivi verbali. Prendiamo in esame due tra i tanti verbi composti derivanti dal verbo venin, che significa andare o venire. Abbiamo per esempio wen venin, entrare, in cui il prefisso è la posposizione wen, e dom venin, andare a casa, in cui il prefisso è la particella dom, che avevamo già trattato in una vecchia puntata sullo spazio. Per capire come funziona, costruiamo la frase se salirò sul treno, tornerò a casa. Io anvenno wen trammans, anvenno dom. Come vedi, con entrambi i verbi la particella si stacca e si posiziona subito dopo il verbo. Prendiamo in esame un ulteriore verbo, piuenvenni, montare su, salire su, imbarcarsi, in cui abbiamo ben due prefissi, in entrambi i casi posposizioni, pi e wen. Prendiamo lo stesso esempio di prima, ma stavolta utilizzando il verbo piuenvennin, che in questo contesto ha il medesimo significato di wenvennin, ma è molto più specifico per i mezzi di trasporto. Se salirò sul treno, tornerò a casa, si traduce qui. Io anvenno pien trammans, anvenno dom. In questo caso i due prefissi di piuenvennin viaggiano insieme e non si separano l'uno dall'altro. Come detto, il prefisso può essere il tema del presente di un verbo. Prendiamo in esame il verbo ergetwein, che è costituito dalla radice di ergetwein, lavorare, cioè ergetwe, e dal verbo kalein, chiamare. Il significato di ergetwein è chiamare a lavorare su reperibilità. Quindi mi hanno chiamato su reperibilità si traduce mekekuleaket ergetwe. Le due porzioni da cui il verbo è composto si separano e il prefisso, il tema del presente di ergetwein, si sposta dopo il verbo kalein, che qui è coniugato al perfetto. Esistono infine verbi composti il cui prefisso è un nome. Che sia un nome sostantivo o un nome aggettivo, il funzionamento è sempre lo stesso. Prendiamo ad esempio il verbo ellishtramgin, correre in tondo, dal nome aggettivo ellish, forma di spirale, e dal verbo tramgin, correre. E il verbo pollierquein, assediare, dal nome sostantivo polli, città, e dal verbo erquein, bloccare. Poiché ci assediate, noi corriamo in tondo, frase con un profondo significato spirituale. Gedammas erqueet polli, antramgium ellish. Come vedi, il modo in cui si costruisce la frase è sempre lo stesso. Separo le due porzioni del verbo, composto e sposto il prefisso subito dopo il verbo. Abbiamo visto sinora come il prefisso si stacchi dal verbo base e come si disponga immediatamente dopo di esso. Esiste una sola e unica eccezione a questa regola. Si tratta delle frasi in cui troviamo un avverbio modalizzante. Ma che cos'è un avverbio modalizzante? Te lo spiego in poche semplici parole. In italiano esistono i verbi modali, dovere, piacere, volere e, nell'accezione di essere in grado di, anche sapere. Questi verbi sono chiamati anche verbi servili, perché servono all'infinito che li segue aggiungendo un'idea, per esempio, di possibilità, volontà, obbligo, necessità. Io devo mangiare, io posso mangiare, io voglio mangiare. Bene, in monellico non esistono verbi modali. Esistono alcuni verbi servili, come per esempio il verbo venin, andare, l'abbiamo visto prima, ma li tratteremo in un episodio futuro. Come faccio allora a dire che io devo, posso, voglio fare qualcosa? Uso un avverbio, l'avverbio modalizzante.
L'avverbio modalizzante segue sempre immediatamente il verbo. Ce ne sono parecchi. Vediamoli in ordine utilizzando il verbo throwing in. Correre. Loa, loa, volere. I'm throwing you loa, voglio correre. Yanta, yanta, desiderare. I'm throwing you yanta, desidero correre. Doa, doa, potere. I'm throwing you doa, posso correre. No, no, potere, sapere, riuscire. I'm throwing you no, so correre. Se, potere, avere il permesso. I'm throwing you se, ho il permesso di correre. Ciumma, sentirsela. I'm throwing you ciumma, me la sento di correre. Mueo, essere importante. I'm throwing you mueo, è importante che io corra. Fach, essere necessario, bisognare. I'm throwing you fach, è necessario che io corra. Prech, convenire. I'm throwing you prech, conviene che io corra. Read, dovere, essere necessario. I'm throwing you read, ho da correre. Toa, dovere, essere obbligato. I'm throwing you toa, devo correre. Doc, sembrare. I'm throwing you doc, sembra che io corra. Come anticipato, l'utilizzo di un avverbio modalizzante con un verbo composto costituisce un'eccezione. Sappiamo infatti che coniugando il verbo composto il prefisso si stacca e si colloca immediatamente dopo il verbo base. Sappiamo anche, tuttavia, che l'avverbio modalizzante si colloca immediatamente dopo il verbo. Bene, chi vince fra i due? Vince l'avverbio modalizzante. I'm throwing you nuo, soccorrere. I'm throwing you nuo ellish, soccorrere in tondo. Prima l'avverbio modalizzante, poi il prefisso, separato dal verbo base. Anche per oggi è tutto. È stata una lezione con poche nuove nozioni, che però sono fondamentali per imparare a usare la lingua monellica. Se ti senti già un parlante nativo, ti metto in guardia. La strada è lunga, tortuosa, accidentata e piena di fiere dietro ogni curva. Tu non desistere. Sii coriaceo, caparbio, ottusamente testardo e continua ad applicarti. Stanco delle solite lingue? Ma già è Lichten!